Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi biscotti natalizi. Sono teneri, profumati e semplicissimi da realizzare. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vi elenco gli ingredienti di questi biscottini e vi dico a priori che, come al solito, i pesi di ogni singolo ingrediente lo troverete in info box sotto il video. Iniziamo dalla farina e sto utilizzando una farina zero, zucchero semolato, lievito vanigliato, burro ammorbidito, spremuta d'arancia e scorzette di arancia. Le arance possibilmente quando si usano le scorzette debbono essere bio. 2 tuorli, cioccolato fondente extra. Io sto usando un cioccolato fondente al 90% perché adoro il contrasto del cioccolato amaro con l'arancia, ma voi potrete utilizzare la percentuale che gradite, quindi un 75% o altro. Senza peso. Vedete qui dello zucchero a velo che ci servirà nella fase finale della lavorazione. Inizio a mettere il burro all'interno di questa bowl un pochino più capiente e vado gradualmente, è già ammorbidito, però vado gradualmente a lavorarlo. Una volta che l'abbiamo ridotto così in pomata, verso lo zucchero, lavoro appena per un minuto, burro e zucchero. Logicamente io sto facendo questo lavoro a mano, ma chi di voi vorrà potrà farlo tranquillamente con le fruste elettriche. Ora è il momento di inserire i tuorli. Lavoro ancora per un minuto e mezzo. Una volta che abbiamo ottenuto questa cremina andiamo a mettere la spremuta d'arancia e lavoriamo ancora. Ora metto le scorzette dell'arancia le mie scorzette come al solito non sono grattugiate ma sono rigate. Una volta che abbiamo raggiunto così questa cremina vado a setacciare il lievito all'interno della farina. E ora gradualmente iniziamo ad inserire la farina al nostro composto, setacciandola di volta in volta. Io ne metto 3 cucchiai alla volta. E lavoro con la spatola. Una volta che abbiamo inserito tutta la farina, questa è la consistenza, faccio vedere prendendone un pochino con la mano, che deve avere il nostro impasto, molto morbido, però non appiccicoso, vedete? E ora è il momento, e qui abbiamo bisogno delle mani e non della spatola, di incorporare il cioccolato fondente. In maniera molto veloce incorporo il cioccolato all'impasto, veloce perché evito di scaldare troppo l'impasto con il calore delle mani. Per questo motivo fino a questo momento ho lavorato l'impasto con la spatola e non a mano.
accontentiamoci perché va più che bene. Ora noi dobbiamo semplicemente coprire l'impasto con la pellicola, portarlo in frigo e farlo riposare per 30 minuti. L'impasto è riposato in frigo, vedete? Si è solidificato, questo è l'effetto del burro che si è raffreddato, e ora con un cucchiaino io vado così a prendere una piccola quantità del mio impasto e ci realizzo delle semplici palline che andrò a tuffare nella ciotolina con lo zucchero a velo. In questo modo. E poi vado così a depositare su una teglia foderata con carta da forno. Utilizzo il cucchiaio per avere delle palline di ugual misura. È davvero molto semplice realizzare questi biscottini, vedete? Sono semplici, alla portata di tutti e molto molto veloci. Mettiamoli un pochino distanziati all'interno della teglia perché in forno si allargheranno un pochino. Anche l'ultimo di questa teglia è fatto. Io ho ancora un pochino di impasto, ma andrò a finire di fare i biscottini in un secondo tempo. Nel frattempo metto zucchero a velo in un colino e vado ulteriormente a spolverare la superficie dei biscottini. E ora siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 180 gradi. Lascerò cuocere i biscottini per 12, massimo 15 minuti. Ecco i miei biscottini appena sfornati. Ora sono tenerissimi, quindi si debbono raffreddare completamente prima di poterli mettere su un piatto da portata. I biscottini sono freddi completamente, quindi li ho disposti su un piatto da portata. Adesso andiamo ad aprirne uno e vi farò vedere il tipo di consistenza che hanno. Sono tenerissimi all'interno, friabili, un impasto interno morbido e soffice e una crosticina leggermente croccante. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che rifarete in tanti questi miei biscottini con arancia e cioccolato fondente. Se sono stati di vostro gradimento attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.